3, 2, 1, go! Ciao ragazzi, con questo look da Super Mario vi do il bentornati per un nuovo video sul mio canale Uramariki Professione Nerd. Nel video di oggi vi darò una succosa anteprima dei miei acquisti dei mesi di marzo e aprile e come potete vedere anche questa volta ho messo molta carne sul fuoco. Direi di iniziare subito da questo lato del tavolo con le riproduzioni di due dei tre generali dei Pirati delle 100 Bestie. Sto parlando di King e Queen per la linea Ichiban Figure The Fierce Man Who Gathered at Dragon della Bandai Spirits e Bandai Namco. Ovviamente questi due pezzi da 90 provengono dal mondo di One Piece e si sono rivelati due avversari molto difficili da battere per la ciurma di Cappello di Paglia. Ho acquistato queste due riproduzioni in fiera presso lo stand di La Vignarella pagandole in tutto 150 euro, perciò 75 l'una, e sono anche riuscito a farmi fare uno sconto perché il prezzo di base sarebbe stato 85 l'una. A tal proposito ne approfitto per darvi un piccolo consiglio sulla base della mia esperienza. Quando frequentate le fiere comics e volete fare acquisti, soprattutto di action figures, non fermatevi al primo stand dove trovate il pezzo che vi interessa. Prima di tutto visitate tutti i padiglioni e tutti gli stand della fiera, perché potreste già trovarlo ad un prezzo più basso da un altro rivenditore. Detto questo, comunque, soprattutto se pensate di acquistare più di un prodotto, mi raccomando, chiedete sempre lo sconto. Mal che vada vi verrà detto di no, ma vi posso garantire che nella maggioranza dei casi in cui io l'ho chiesto quando ero in fiera mi è sempre stato concesso. Anche perché, questo va detto, alcuni rivenditori in fiera se ne approfittano un po' alzando i prezzi di listino, pensando che probabilmente non tutti conoscano il prezzo reale di quel prodotto, e questo secondo me non è corretto. Perciò ripeto, bando la timidezza e chiedete sempre lo sconto. Passiamo adesso all'unico gioco da tavolo che vi propongo in questo video haul, e sto parlando di Bears vs Babies, un gioco da tavolo molto simpatico e irriverente ideato dagli stessi creatori di Exploding Kittens. Ci ho giocato una volta durante una serata giochi da tavolo a casa di un amico e mi è veramente piaciuto tantissimo. Molto brevemente, lo scopo del gioco è quello di creare una vostra armata di orsi e di altre creature per contrastare un'orda di bambini mostruosi. Da qui deriva il titolo Bears vs Babies. E per poter raggiungere il vostro scopo dovrete assemblare teste, corpi, gambe e braccia prese da differenti creature, creando quindi delle specie di chimere. Ho acquistato questo gioco da tavolo da Games Academy Verona e l'ho pagato 24,99 euro. Spostandoci subito sotto troviamo altre due action figure sempre di One Piece per la linea DXF. Abbiamo quella del capitano Eustace Kid, per la precisione della linea The Grand Line Man, che ho acquistato sempre in fiera presso il rivenditore Il Nuovo Mondo Shop, e invece di fianco abbiamo la The Grand Line Lady di Yamato, la figlia di Kaido. Questa invece l'ho acquistata da Matsuri Nerd. Di fianco a Yamato troviamo questa Battle Record Collection di Sanji in versione Osoba Mask, quindi mentre sta indossando l'armatura del Germa 66, che personalmente trovo gli doni molto, anche se purtroppo, ma non voglio fare spoiler a nessuno, perciò se non siete al passo con il manga skippate il video di 10 o 20 secondi, Sanji ha deciso di liberarsene e distruggerla durante la battaglia contro Queen. Secondo me una scelta pessima. Ho acquistato questa riproduzione da Amazon pagandola circa 35 euro. Avviamoci verso la fase conclusiva di questo video haul parlando di Funko Pop. Come potete vedere questa volta ne ho aggiunti ben 5 alla mia collezione. Prima di tutto quello di Dexter e di sua sorella Didi, che ho acquistato su Amazon pagando in tutto 30 euro. Come sappiamo i due sono i protagonisti del cartone animato Dexter's Laboratory, che mi ricordo era uno dei miei preferiti quando ero piccolo, e fanno parte dei personaggi di Cartoon Network. Per la stessa linea troveremo anche le riproduzioni di Johnny Bravo, Leone il cane fifone, di Mucca e Pollo. Di fianco a Dexter troviamo invece il dolcissimo Funko Pop di Marie, che qui in Italia conosciamo come Minù, uno dei tre cuccioli degli Aristogatti.
Questa riproduzione è un'edizione limitata Hot Topic ed è stata realizzata con un materiale Flocked, esattamente come il Karin di Dragon Ball Z di cui abbiamo già visto insieme l'unboxing, e che se non avete ancora visto vi consiglio di andare a recuperarlo. Pensate che avevo trovato inizialmente questo Funko di Marie in fiera al Gardacon, ma avevo scelto di non comprarlo perché avevo già fatto diversi altri acquisti. Una volta tornato a casa però me ne sono pentito e ho iniziato a cercare su tutti i siti specializzati un rivenditore che ce l'avesse disponibile. Alla fine sono riuscito a reperirla da un rivenditore su eBay, probabilmente lo stesso che avevo trovato in fiera, e l'ho pagata con le spese di spedizione 36 euro. Sotto Marie troviamo invece il Funko Pop di Vulpix, il Pokémon Volpe, uno tra i miei preferiti in assoluto. Ho acquistato questa riproduzione da Games Academy Verona e l'ho pagata, non ricordo se 17 euro tondi tondi o 17,90, ma comunque siamo lì, il prezzo più o meno è stato quello. E siamo arrivati all'ultimo acquisto di questo video haul, il Funko Pop di Mei trasformata in panda rosso del film Turning Red della Disney Pixar. Non so se avete già visto questo cartone animato, ma io ve lo consiglio tantissimo. Ha una storia che inizialmente può sembrare infantile, ma che in realtà si rivela molto profonda. E poi personalmente il panda rosso è un animale che io adoro, perciò non potevo non apprezzare questo film. Ho acquistato questo GameStop. Oh, sì, ho acquistato il GameStop. Ho acquistato questo Funko Pop da GameStop e il prezzo lo potete vedere qui. Siamo giunti alla conclusione anche di questo video haul, ma come sempre per i saluti finali mi creo un po' di spazio qui davanti. Ecco, così direi che va decisamente meglio. Se vi è piaciuto anche questo nuovo video, vi chiedo, per supportare il mio progetto, di mettere un pollice in su, di iscrivervi al mio canale e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sui prossimi contenuti che pubblicherò, e di condividere il video sui vostri canali social. Vi chiedo inoltre, se già non mi seguite, di iniziare a farlo anche sulle mie pagine di Instagram e Facebook, dove mi potete trovare con lo stesso nome che ho qui su YouTube, quindi Uramariki, Professione Nerd. Ultima cosa, fatemi sapere con un commento sotto il video da quale di queste action figure vi piacerebbe che iniziasse a fare l'unboxing e per quale motivo. E fatemi inoltre sapere se avete già provato questo gioco da tavolo Bears vs Babies e se vi è piaciuto. Ho concluso, perciò vi do appuntamento al prossimo video. Ciao ragazzi, a presto!